Buongiorno o buonasera a tutti avventurieri. Oggi vi porto alla scoperta del Monte Calvario, o meglio ancora della struttura che si trova in cima. In alcuni video passati vi avevo portato all'interno di questo monte, ovvero nelle sue caverne, quell'insieme di labirinti cui mi ero perso, mentre ora vi mostrerò la parte esterna. In cima al monte troviamo questa antica struttura, le cui mura hanno visto secoli di storia. Qui uomini e donne hanno pregato, sofferto e trovato conforto. Ogni pietra racconta una storia, un frammento di un passato che continua a vivere. Quello che sto notando adesso è che ci sta un buco, o meglio una piccola apertura rotonda. Ora vedremo insieme di che si tratta. La strada per arrivare non è segnata da nessuna parte, né segnata né segnalata. È una sorta di discarica a cielo aperto, abusiva ovviamente, ed è un vero peccato. Ho da darvi una buona notizia, ovvero che questi sarebbero gli ultimi giorni in cui questa zona si trova in stato di abbandono. Verrà bonificata la zona e addirittura la struttura sarà finalmente restaurata e resa come nuova. Eccomi vicino. È esattamente circolare e mi ricorda la stessa apertura. Hello? Devo farlo. Mi ricorda la stessa apertura che ho trovato nella zona abitata. Scusate, ho saltato. Nella zona abitata già nell'età del rame, IV-V secolo a.C., ovvero quella della gola floreale. Quindi probabilmente è stato usato come sorta di lucernario, magari del fuoco, messo qui riparato dal vento, dalle intemperie, dalla pioggia per esempio, anche come sorta di segnalazione per i viaggiatori o i pellegrini. Pericolo frana. Ecco un messaggio in codice. Ok. Non so quale sarebbe il pericolo di frana, ma lo lascio in centro. Questa zona non ve l'ho mostrata la scorsa volta perché era buio pesto. Ci stava una splendida luna piena. Wow, ma è bellissimo. Guardate che ho trovato dei gradini scolpiti nella roccia. Che portano qua all'entrata principale del lazzaretto. Ve lo mostrerò meglio tra poco. Per il momento vi faccio vedere lo strapiombo su cui mi sono arrampicato la scorsa volta al buio e che non ho potuto filmare. Allora, questa è una parte un po' piana e poi lo strapiombo va subito dopo questa parte che non si vede e conduce lì dove mi sono intrufolato, cioè dove ho effettuato l'accesso tra gli alberi per arrivare lì sotto le caverne che vi ho mostrato. Anche qui ci sta una grotta, sembra una grotta almeno, ve la mostrerò più tardi. Io non l'ho mai vista, quindi scenderò, tanto non ci vuole tantissimo scendere.
dopo l'arrampicata che ho fatto la scorsa volta il resto è semplice. Devo fare molta attenzione perché anche se sembra che sono in mezzo alla natura si trova vetro ovunque. Che razza di gentaia viene qui a bere birre e a buttarle? Ho visto anche dell'altro, ma ve lo risparmio. Comunque, tornando al discorso, ora farò 4 salti e vi mostro quell'atrio lì. Prima di mostrarvi l'entrata principale. Come vi ho accennato prima, il monte su cui mi trovo si chiama Calvario e prende il nome da questa struttura, costruita nel XVII secolo dalla famiglia Tomasi di Lampedusa. Inizialmente era una chiesa, la chiesa di Santa Maria della Luce, e poi divenne un lazzaretto, oltre che luogo di culto. Qui prestarono la loro opera i cavalieri di San Giacomo della Spada, che transitavano dal Mediterraneo per recarsi a compiere il cammino di Compostela. Ehi. Ehi. Che scheggia. Fulmine. Chissà cosa ha visto. O che ha visto. Ha visto qualcuno, qualcosa che ha fatto spaventare. E io nel frattempo sono salito su un muro. Ma guardate. Sì, devo fare come un librista, ma ne vale la pena. Devo arrivare lì sopra. Ecco lo strapiombo. E vi presento la chiesa di Santa Maria Nuova, una sorta di tempio lebbrosario, ma anche di fortezza. Ma che meraviglia! Guardate che spettacolo! Guardate, si vede anche la cupola, quella che abbiamo visitato insieme la scorsa volta. Prima di proseguire con la parte tosta, ovvero quella dell'esplorazione vera e propria, ho deciso di sedermi e contemplare un po' il paesaggio e quello che avranno visto gli uomini di quel tempo. Ma giusto per poco, perché ora arriva il bello e la mia curiosità mi spinge ad entrare e a scoprire quello che si nasconde lì dentro.